Ho speso meno di 65 euro per 5 gadget tecnologici. Valgono la pena o sono solo soldi buttati? Restate con me. Ciao a tutti! Oggi vediamo 5 gadget per la casa che oltre ad essere utili sono anche portatili. Li scopriamo assieme e vediamo se sono effettivamente così necessari quanto dicono i dealer che li vendono. Cominciamo con questo. Questo è un dispenser per l'acqua utilizzabile su bottiglioni o taniche. Vediamo cosa ci offre il pacco. Questi mettiamo un attimo da parte. Ok, c'è la cannula, il tubicino che io ho accorciato perché ho fatto la prova in una bottiglia normale, altrimenti è più lungo, serve per le taniche o per i bottiglioni, quelli grandi ovviamente. Vediamo cosa c'è dentro. C'è ovviamente la parte del corpo motore, caricatore, il cavetto per caricare con USB-C, il beccuccio, oltre alle istruzioni, ok, niente di che, libretto di istruzioni e 2 adattatori in base al collo dei bottiglioni che ci sono. Uno è così e l'altro è così. Dopodiché, ok, questo lo possiamo mettere via. Ora passiamo, questo lo mettiamo da parte, questi li possiamo togliere. Questo è un mini sigillatore per le buste delle patatine piuttosto che della pasta, le bustine in plastica praticamente, che generalmente fermiamo con delle mollette o degli elastici. Anche qui abbiamo il cavetto per la ricarica, sono tutti ricaricabili con USB-C e questo è l'oggetto. Qui c'è una calamita, noi la teniamo ad esempio attaccata al frigorifero, generalmente è la sua posizione. E qui ci sono 3 tasti, uno serve per accendere, si vede? Sì, si vede. Quello di mezzo è praticamente, se riuscite a vedere, è una lama che serve eventualmente poi per aprire il pacchetto, riaprire il pacchetto, e l'altro ovviamente è il tampone che spinge la plastica su questa resistenza che scalda per saldarla e chiuderla. Poi li vedremo uno alla volta ovviamente. Per adesso spegniamolo e mettiamolo qua. Questi li mettiamo via. Passiamo a questa pompa sottovuoto, sempre una pompa sottovuoto portatile, anche qui il suo cavetto ovviamente, le istruzioni, la pompa con un adattatore, ok, mettiamola qui, passiamo ad altro. Qui abbiamo invece un montalatte. Questa devo dire è la confezione più qualitativamente apprezzabile, è stampato in sovrimpressione, molto carino, semilucido anche. Abbiamo anche qui ovviamente il cavetto, le istruzioni, questi mettiamoli via. Abbiamo il corpo, fatto molto bene, molto bello, diciamo che l'articolo rispecchia un po' anche la confezione, tra i vari mi sembra quello con la qualità costruttiva, plastiche e metalli più apprezzabili. Vediamo qui anche questo, e il montalatte va inserito qui e ha questo tasto per farlo funzionare.
questi mettiamoli via. Per ultimo ho preso questa bilancia digitale a cucchiaio. Anche qui abbiamo le solite cose, qui non c'è il cavetto caricatore, ok, e qui c'è la bilancia a cucchiaio. Accendiamola, vediamo un poco, funziona. Ora li andiamo a vedere, li proviamo, così so darvi qualche valutazione oggettiva. Se lo tengo così, facciamo una tara. Non mi fa la tara, ah sì, ecco me l'ha fatta. Se lo muovo ovviamente i valori si spostano, quindi è sempre meglio tenerlo fermo, esatto, così. Se lo sollevo i dati si falsano. Bene. Ok, allora guardiamoli singolarmente uno per uno e valutiamoli assieme. Il mini sigillatore termico ricaricabile con USB-C, cosa fa? Ha una piccola resistenza che si scalda in pochi secondi. Lo si passa sul bordo delle buste di patatine, pasta o surgelati aperte e le risigilla ermeticamente. All'interno, in posizione centrale, ha anche una microlama per aprirle e in più una calamita per tenerlo attaccato al frigorifero. Il prezzo indicativo è di €9,88. Passiamo al cucchiaio bilancia digitale, una variante della classica bilancia da cucina, ma integrata direttamente in un cucchiaio dosatore con display LCD sul manico. Cosa fa? Pesa con precisione millimetrica al decimo di grammo fino a 500 grammi mentre raccoglie il prodotto. Ha la funzione di tara e di memorizzazione. Per avere il peso preciso bisogna però appoggiarlo su un piano. Prezzo indicativo €11,99. Poi abbiamo il montalatte o fustino elettrico a immersione. Non il classico frullino da €2 a batterie che si ferma appena vede un po' di schiuma, ma la versione ricaricabile USB-C con motore turbo a 8000 giri al minuto. Crea una schiuma da bar in pochissimi secondi grazie a un motorino sorprendentemente potente per le dimensioni. Prezzo indicativo €14,99. Il dispenser automatico d'acqua per taniche o bottiglioni. Una poppetta elettrica che si applica sopra il collo delle grandi taniche di plastica da 5-10 litri o sui bottiglioni. Cosa fa? Con un clic sul pulsante superiore eroga l'acqua in automatico tramite un beccuccio in acciaio, senza dover sollevare il bottiglione pesante. Si ricarica anche questo via USB-C. Risulta non troppo rumoroso e il getto d'acqua è ottimo. Prezzo indicativo €13,11. L'ultimo, la pompa sottovuoto portatile ricaricabile con USB-C. Si adatta alla maggior parte delle valvole standard per il sottovuoto e fa il suo dovere in pochissimo tempo. Certo che se dobbiamo conservare il piumone invernale, la soluzione migliore è usare l'aspirapolvere di casa. Ma normalmente capita, almeno a me capita ogni volta al ritorno da un viaggio, che le robe non entrino più in valigia. Non so se capiti anche a voi, soprattutto le robe sporche che non sono ben piegate e stirate. Questa pompa sottovuoto portatile salva la situazione in pochi istanti. Prezzo indicativo €14,90. Bene, allora dopo averli provati, il verdetto finale. Questa pompa rientra nel must have promossa. Il cucchiaio bilancia digitale lo trovo poco pratico. Io personalmente gestisco meglio la misurazione con un cucchiaio e una normale bilancia, quindi direi per quello che mi riguarda bocciato, anche se funziona bene. È più che altro per mie esigenze personali, mi trovo meglio con altro. Il dispenser di acqua direi ni, funziona bene, ma l'utilizzo è limitato a specifiche esigenze di travaso o a gite fuori porto o in presenza di molti ospiti a casa al mare, se si mette a disposizione degli invitati un grosso boccione o una tanica di acqua. Quindi né promosso né bocciato, la qualità è buona comunque, funziona molto bene
non è neanche tanto rumoroso, eroga abbastanza bene l'acqua, però diciamo per quello che mi riguarda l'utilizzo è molto limitato, quindi è un nì, nel senso che va bene ma lo userò poco. Poi passiamo al montalatte, che è quello con una qualità costruttiva, come vi avevo detto già anticipato, superiore, tangibile. Per me è un must have, è molto utile e funziona benissimo. Promosso. Il mini sigillatore termico funziona bene e lo trovo utile nel quotidiano, quindi è promosso a pieni voti. Diciamo che quelli che utilizzerò sicuramente, non questo proprio, un altro, ma l'ho già utilizzato, lo utilizzo già da tempo, quindi questo per me è promosso. Questa è promossa in determinate situazioni, in caso di viaggio, per chi viaggia molto è molto utile ovviamente. E il montalatte, questi tre io li posso promuovere sia per qualità che per utilità, funzionalità. Questi due, questo un po' meno, sono fatti comunque bene, la qualità costruttiva è buona, ma l'utilizzo per quello che mi riguarda, insomma personale, è molto limitato. Bene, anche per oggi siamo giunti al termine. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link sia a questi articoli che al mio canale WhatsApp delle offerte a tempo. Non dimenticate di iscrivervi al canale WhatsApp, nonché al mio sito web dove troverete occasioni e offerte per elettrodomestici e smart home e guide all'acquisto e recensioni. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!